Il cordone ombelicale di Chris Lemons viene reciso durante un'immersione a 81 metri nelle gelide acque del Mare del Nord. Il 18 settembre 2012 Chris Lemons sta lavorando nel Mare del Nord sulla nave di supporto per le immersioni BB Topaz. Sta facendo immersioni con il suo collega Dave Wasser e il supervisore Duncan Alcock. La missione del giorno è quella di testare la pressione di una condotta petrolifera e stanno lavorando su un modello di perforazione. Un modello è una struttura subacquea costruita con una condotta di perforazione e installata come struttura temporanea in anticipo rispetto alla piattaforma di perforazione permanente. Come subacquei in saturazione, Chris, Dave e Duncan sono sotto pressione per un periodo di 28 giorni alla volta. Vivono in un habitat di saturazione sulla nave di supporto per le immersioni. Poi scendono alla loro profondità di lavoro di circa 81 metri per un turno di lavoro di 6 ore. La campana subacquea e l'habitat sono mantenuti alla stessa pressione della profondità di lavoro, il che significa che i subacquei non hanno bisogno di decomprimere dopo ogni turno di lavoro, il che richiederebbe giorni per essere completato. Invece si decomprimono alla fine del loro tour di lavoro di 28 giorni. La campana subacquea scende a circa 76 metri. È una profondità che consente ai subacquei di avvicinarsi abbastanza al modello, mentre la campana rimane fuori mano e sopra la struttura. Così non c'è il rischio che possa entrare in collisione con la struttura. Chris e Dave indossano i loro caschi da sub che sono collegati alla campana da un cordone ombelicale. Stanno respirando una miscela di gas chiamata Heliox, elio e ossigeno. I subacquei in saturazione lavorano in genere con ossigeno a una pressione parziale, che è circa il doppio di quella dell'aria che normalmente respiriamo quando siamo seduti sulla spiaggia. L'aria che respiriamo io e te contiene circa il 20% di ossigeno, il che non è esatto, ma per semplicità atteniamoci al 20%. Sostituiscono l'azoto con l'elio perché l'elio non è denso quanto l'azoto nell'aria che normalmente respiriamo. Questo aiuta ad alleviare gli effetti della narcosi da azoto, alza il tono della loro voce, perché le onde sonore viaggiano più velocemente attraverso il gas più sottile. Hello everybody, Happy Christmas from in the diving chamber on the D3 Alliance. E conduce il calore lontano dal loro corpo attraverso la respirazione più velocemente di quanto sperimentiamo respirando azoto in superficie. Il cordone ombelicale fornisce gas respirabile, comunicazione bidirezionale e acqua calda per evitare che diventino ipotermici lavorando a temperature dell'acqua quasi gelide, che sono circa 3 gradi Celsius. L'acqua calda riscalda anche l'elio prima che lo respirino. Per l'immersione di oggi, l'ombelicale è lungo circa 50 metri. Chris e Dave raggiungono la dima, valutano il sito di lavoro come fanno sempre, individuano il tubo che stanno testando e iniziano il loro lavoro. I subacquei sono raggiunti a distanza dal pilota del ROV, John Burgess. Nella campana, Duncan Alcock monitora attentamente le linee di rifornimento dei subacquei. Nel frattempo, sul ponte della BB Topaz, l'ufficiale capo Eric Strand informa il supervisore delle immersioni, Craig Frederick, che il DPS, Dynamic Positioning System, sta perdendo il segnale a intermittenza. Per consentire all'equipaggio delle immersioni e al veicolo a comando remoto, ROV, di operare a una profondità di 80 metri, la nave deve mantenere la posizione con estrema precisione. Il DPS monitora costantemente diversi parametri: dati satellitari GPS, profondità del fondale oceanico, correnti oceaniche, velocità del vento. Grazie a questi dati, il sistema effettua aggiustamenti continui per mantenere la posizione della nave, una precisione che sarebbe impossibile da ottenere manualmente. È normale che il DPS perda temporaneamente alcuni punti di riferimento, facendo affidamento su quelli rimanenti mentre ristabilisce la connessione. Il ponte utilizza un sistema a semaforo per comunicare con il supervisore delle immersioni. Verde: procedi, ambra, fai attenzione, possibile problema. Rosso: interrompi immediatamente. Al momento l'avviso è ambra, una situazione non allarmante per il supervisore o per i subacquei, dato che è comune. Tuttavia, subito dopo arriva una chiamata dal ponte che segnala un problema più grave. La perdita di punti di riferimento è più significativa del previsto. Il supervisore delle immersioni, riconoscendo la potenziale gravità della situazione, ordina ai subacquei di tornare alla campana.
Chris e Dave percepiscono immediatamente l'urgenza dal tono di Craig. Il supervisore sta dicendo loro di lasciare tutto e tornare rapidamente alla campana, che è comunemente chiamata palco, perché funge da piattaforma di appoggio per i subacquei durante il lavoro. Proprio in quel momento, l'indicatore ambra passa a rosso. Quasi immediatamente, Duncan, all'interno della campana, sente che questa inizia a inclinarsi leggermente. La nave ha perso la sua posizione e sta iniziando a spostarsi. Chris e Dave devono tornare alla campana, ma si trovano sul lato del modello e devono prima arrampicarsi sopra di esso. Dave è il primo a salire sul tetto, seguito da Chris. Mentre Chris si arrampica, nota che il suo cordone ombelicale è rimasto dietro di lui e si è attorcigliato attorno a un palo di metallo. Dave vede che il cordone di Chris sta iniziando a tendersi e a raddrizzarsi. Chris tenta di girarsi per sganciare il cordone ombelicale, ma la nave sta rapidamente deviando dalla sua posizione. La sua riserva di gas è ormai ridotta e Chris perde l'accesso al gas respirabile proveniente dalla campana. Accende la fornitura di emergenza dalla sua bombola di salvataggio, che è simile a una bombola da sub portata sulla schiena. Chris ha circa 5 minuti di gas respirabile. La situazione raggiunge il culmine. Il cordone ombelicale continua a tendersi fino a che, improvvisamente, si spezza con uno schiocco. Chris ricade dal modello sul fondale marino, trovandosi in completa oscurità. Ora non ha più accesso a gas respirabile, alla lampada frontale o all'acqua calda per mantenere la temperatura corporea nella tuta. Chris deve prendere una decisione rapida e disperata. Sa che rimanere sul fondale marino non garantisce che Dave possa trovarlo. La sua unica speranza è salire sulla struttura. Tuttavia, arrampicarsi richiede energia. Nella totale oscurità si orienta alla cieca e, con fortuna, trova il lato della struttura al primo tentativo. Inizia a scalare lentamente. Raggiunta la cima, si siede e aspetta. Senza il supporto del cordone ombelicale, il corpo di Chris si raffredda rapidamente. L'acqua fredda penetra nella sua tuta. Il gas esausto nella bombola di emergenza rende la respirazione sempre più difficile e l'anidride carbonica che espira si accumula nel casco. Alla fine perde conoscenza. Intanto Dave riesce a tornare alla campana. Il primo ufficiale, Eric, e il suo team tentano ripetutamente di riavviare il sistema di posizionamento dinamico, DPS, ma senza successo. Alla fine prendono il controllo manuale della nave. Manovrano con precisione, cercando di riportarsi sopra il modello. Il ROV entra in azione. Quando la nave si avvicina al sito, il pilota del ROV, John Burgess, invia il veicolo a perlustrare l'area per localizzare il corpo di Chris. Sono passati quasi 30 minuti e tutti si aspettano di recuperare un cadavere. Con incredulità, il ROV trova Chris ancora vivo. Le immagini mostrano il suo corpo in cima alla struttura. Non risponde alle luci del ROV, ma i movimenti involontari dei muscoli e i suoi spasmi indicano che è ancora vivo. Il sistema nervoso centrale sta reagendo all'accumulo di anidride carbonica, mentre la sua tuta allagata mostra chiaramente una linea di galleggiamento nel casco. L'equipaggio non può fare altro che guardare e sperare. Vedono il corpo di Chris contrarsi sempre più lentamente mentre il tempo scorre. Con estrema cautela, il supervisore delle immersioni, Craig Frederick, ordina di abbassare la campana a pochi metri dalla struttura. La salvezza di Chris è ora nelle mani del suo equipaggio. Di solito sarebbe troppo pericoloso, ma l'equipaggio sa che deve dare a Dave, in acqua, e a Duncan, nella campana, la migliore possibilità possibile di recuperare Chris. Quest'ultimo ora è un peso morto, che deve essere trasportato all'interno della campana. Il team di sommozzatori e l'equipaggio del ponte osservano ansiosamente i monitor, mentre il ROV segue i progressi di Dave. Per prima cosa, Dave collega una nuova fornitura di gas al casco di Chris. Poi attacca un cordino di salvataggio alla sua imbracatura. Successivamente ispeziona il cordone ombelicale reciso di Chris per assicurarsi che non sia più incastrato nel modello. Duncan, nella campana, recupera il gioco del cordone ombelicale di Dave, mentre quest'ultimo si tira lungo il cordone per sollevare se stesso e Chris. Dave si sforza di far passare il corpo di Chris oltre la grata che si trova all'ingresso della campana. Una volta superata la grata, attacca il paranco di recupero per subacquei e Duncan inizia a issare Chris nel condotto della campana. Il condotto è il breve tunnel che conduce all'interno della campana.
Con Chris a metà strada lungo il condotto e la testa finalmente nella campana, Duncan gli rimuove il casco. Chris è di un colore blu intenso, un chiaro segno della prolungata mancanza di ossigeno. Duncan gli somministra 2 respiri di soccorso e tira un sospiro di sollievo quando Chris inizia quasi immediatamente a respirare da solo. Sia Dave che Duncan restano sorpresi nel vedere Chris riacquistare un minimo di compostezza così rapidamente. Chris riesce addirittura a salire da solo completamente nella campana e a prendere il suo posto abituale. Duncan collega rapidamente una presa di acqua calda alla tuta di Chris per iniziare a riscaldarlo. Dave si unisce a loro nella campana. Una volta che tutti sono al sicuro, sigillano la campana e iniziano a risalire verso la nave. Non sarà mai del tutto chiaro come Chris sia riuscito a sopravvivere per così tanto tempo senza ossigeno, ma ci sono 2 spiegazioni possibili: il letargo da immersione in acque fredde. Sebbene raro, ci sono casi documentati di persone immerse in acqua fredda che entrano in uno stato simile al letargo. Questo fenomeno rallenta drasticamente la circolazione sanguigna e il metabolismo, riducendo così il consumo di ossigeno. Chris era immerso in acque quasi gelide e l'elio nella sua riserva respiratoria ha contribuito a raffreddare ulteriormente la temperatura corporea. Questi 2 fattori, il freddo che rallenta il consumo di ossigeno e il gas respiratorio ricco di ossigeno, hanno permesso a Chris di sopravvivere per quasi 40 minuti sul fondo del gelido mare del Nord. Grazie di aver visto questo video. Ti ricordo che i video del nostro canale Incredibili Eventi escono ogni mercoledì e venerdì alle ore 15. Iscriviti al nostro canale per non perderti le nuove uscite. Grazie e a presto.